Siamo nella corte dell'Hotel Aquarius a San Giacomo dell'Orio, a Venezia, insieme ad Andrea Morucchio, il nostro amico e artista, e a Stefano Cecchetto, un critico d'arte. Allora, siamo davanti a queste opere di Andrea Morucchio, intitolate Puzzling, un lavoro che viene da lontano, dal 2015 con The Rape of Venice, questo esperimento che hai fatto mettendo insieme il pavimento della Basilica di San Marco e creando questa nuova scomposizione e composizione del pavimento stesso. Abbiamo scelto questa tipologia di soggetto, che sono dei soggetti lagunari e che in qualche modo si riconnettono con lo spirito e l'essenza di questo albergo, che è fortemente legato alla venezianità, alla laguna. La scelta di Ciardi è stata quasi inevitabile. E Stefano, che conosce molto bene l'opera di Guglielmo Ciardi, e però ha anche approfondito i miei lavori negli ultimi 10 anni fondamentalmente, quindi ha visto anche la genesi del progetto Puzzling, che partiva dalla pavimentazione della Basilica di San Marco nell'installazione multimediale The Rape of Venice, per poi diventare un po' alla volta, prendere delle forme, delle espressioni figurative e interpretare sia soggetti di Rinascimento, Barocco e anche questo metà Ottocento della Laguna di Venezia. La pittura di Guglielmo Ciardi trasmette un senso di silenzio, un senso di pace e di tranquillità, che era quello appunto della Laguna Veneta tra la metà dell'Ottocento e la fine Ottocento. È come se Andrea in questo suo lavoro avesse dato una scossa, un movimento tellurico che in qualche modo frastaglia la pittura, non è più ferma, immobile, silenziosa come appunto nei quadri di Ciardi, ma respira di una dinamica che appunto la rende contemporanea, cioè siamo in un aspetto di arte contemporanea applicata all'arte antica. Come ha fatto notare Stefano prima, mi sembra che un altro elemento interessante, Andrea, sia il legame che c'è tra questa visione del silenzio lagunare che caratterizzava la seconda metà dell'Ottocento e il tuo ultimo lavoro su Venezia, anno zero. Sì, poi è incredibile, questa immagine qua è assolutamente simile a un frame di uno di questi video che ho fatto durante i 2 mesi e mezzo di lockdown in giro per Venezia, per questo progetto che si chiama Venezia Anno Zero. E quell'immagine, che è praticamente la stessa battella, portata però da 2 ragazze che trasportavano la frutta e la verdura durante il periodo di lockdown, è assolutamente simile, cioè se le vedi, il frame del video e questa immagine qua, o comunque l'originale del Ciardi, sono estremamente molto simili. Quindi è stato quasi una coincidenza, una fatalità non indifferente il fatto che il mio ultimo lavoro come forma di espressione d'arte contemporanea, d'arte digitale, eccetera, sia stato questa laguna, e l'ultimissimo lavoro che ho fatto durante il periodo di lockdown è quello legato a questa stessa sensazione che si poteva provare nel metà dell'Ottocento nella laguna o in alcune parti di Venezia, cosa che adesso insomma è praticamente impossibile, o è stato possibile solo per questa eccezionalità, questo eccezionale evento qual è stato il lockdown. Quello che ha mosso la pittura di Guglielmo Ciardi è soprattutto lo stato d'animo, cioè lui guardava la sua Venezia, la sua laguna, le sue barche, però le interpretava non come un fotografo, tra virgolette, potrebbe riprenderle, ma con uno stato d'animo che è proprio quello dell'anima che esce. E quello che ha saputo fare Andrea è stato proprio cogliere questo sentimento e trasportarlo, come dicevo prima, nella modernità, mantenendo però questo spirito, questo stato d'animo tra il paesaggio e i colori del paesaggio, che sono in qualche modo accentuati e quindi sono anche più moderni. Certo, non è una replica
pedissequa del passato, ma una reinterpretazione Una reinterpretazione. in chiave contemporanea. Però c'è in qualche modo un eterno ritorno legato dalla unicità della città di Venezia. E del fatto esatto di essere veneziani, ma non solo di nascita, perché poi uno veneziano lo ma può certo. diventare, eccetera, ma profondamente legati alla storia, alla cultura, alla tradizione della nostra città e capaci di coglierne il genius loci dove questo debba ripresentarsi. E si è ripresentato durante il periodo del lockdown, per cui Venezia anno zero e questo lavoro qua, secondo me dovremmo farli viaggiare quasi in parallelo. vero. Il tempo sospeso Il tempo della so- pittura bravissimo, quello, sì. cioè di Ciardi è ripreso Sì, invece in questo lavoro